Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi voglio dimostrare che non c'è bisogno di spendere tanti soldi per divertirsi con una macchina sportiva. Sul canale mi piace portare supercar, ipercar che tutti noi sogniamo, però mi piace anche portare macchine sportive, pepate, divertenti, che sono accessibili alla maggior parte degli appassionati. E questa, la Mini Cooper S R53, è una di quelle. È una di quelle macchine che ogni tanto mi fanno andare a letto pensando: ma perché non vendo l'Abarth e mi compro una di queste? Sarebbe meglio ancora optare per una R53 GP, che sarebbe l'apice della Cooper S di quella generazione. Ma come avevo già affrontato il tema recentemente in un video fatto con l'Abarth, la Cooper S è una macchina estremamente divertente e veloce, che si trova a quotazioni piuttosto irrisorie. Stiamo parlando di circa 3.000 euro a salire. Chiaramente, se optate per i modelli più economici che trovate sul mercato, probabilmente difetti e rogne sono dietro l'angolo, però possono giocare a vostro favore se volete una base economica per creare un piccolo mostro da track day con una spesa piuttosto contenuta. E questa macchina è un chiaro esempio, perché ad un primo impatto visivo e anche uditivo potete pensare che questa qui è una John Cooper Works GP. In realtà no, è, o meglio, era una Cooper S standard, il cui proprietario nel corso del tempo ha deciso di divertirsi e sbizzarrirsi facendo tante modifiche, rendendola ancora più pepata e veloce, soprattutto veloce, credetemi. Mamma mia, il proprietario mi ha mandato una lista di tutte le modifiche che ha fatto, ma la verità è che questa macchina ha così tante modifiche, sia estetiche che meccaniche, che faccio fatica a ricordarmele tutte. Beh, una tra le tante che posso ricordarmi è ovviamente lo scarico, perché qui il proprietario ha optato per uno scarico completo con catalizzatore a 200 celle e anche collettori nuovi, i quali rendono questo piccolo 1600 piuttosto rumoroso. Qui il proprietario ha voluto adottare la filosofia che Mini ha adottato per creare la John Cooper Works GP. Infatti su questa macchina non ci sono tanti compromessi, perché sì, come potete sentire dallo scarico, è dannatamente rumorosa. Rigida? Sì. Quanto basta per volare tra queste curve? Qui abbiamo un impianto completo e regolabile della KV, ideale per chi ama andare in pista o comunque regolarsi i propri assetti in base al tipo di strada in cui ci si vuole divertire. Proprio come sulla Mini GP, anche qui il proprietario ha deciso di sbarazzarsi dei sedili posteriori per limare qualche chilo. E dal casino che sento nell'abitacolo probabilmente si è sbarazzata anche un po' di materiale fonoassorbente. Non so se lo scarico riesce a coprire tutti questi rumori, ma praticamente qui nell'abitacolo è una vibrazione continua, e questo è dovuto anche al fatto, alle barre nuove sia sull'anteriore che sul posteriore, che il proprietario ha voluto montare per aumentare la rigidità del telaio. Una cosa che mi piace molto delle Mini è che sia al volante di una più sempliciotta Mini One fino ad arrivare
circa 1100 kg di macchina, con un telaio che vi permette di mangiare curva dopo curva con un mega sorriso stampato sulla faccia. Fino al limitatore. Il proprietario qui ha aggiunto anche un Race Logic per avvisarmi quando è giunto il momento di cambiare marcia. Questa strada riesce ad esaltare le qualità dinamiche di questa macchina. Pensare che con 3.000 euro a salire si riesce a portare a casa una macchinetta così divertente, beh, devo dire che questa macchina rincarna il concetto di poca spesa, tanta resa. Anche perché questa Cooper S che sto guidando monta delle Yokohama Advan, che sono delle gomme semi-slick. Adesso sono già ben calde e devo dire che una volta entrate in temperatura non c'è modo di schiodare questa Cooper S dall'asfalto. Gomme semi-slick miste a questo telaio, beh, sono una coppiata a dir poco micidiale. Riescono ad esaltare ancora di più queste sensazioni da go-kart, perché lo sterzo è semplicemente magnifico, preciso, diretto. Con un minimo tocco del volante la macchina reagisce e fa perfettamente quello che le chiedi di fare. Soprattutto quando decidi di aprire completamente il gas in curva, la macchina sta lì piantata a terra senza dare segni di sottosterzo. Bella anche questa strada perché è stata riasfaltata di recente. E quanto grip che c'ha questa Cooper S! È praticamente impossibile trovare il limite del telaio e delle gomme su una strada così. Ragazzi, ma il sound che fa questo piccolo 1600 è un qualcosa di meraviglioso, così corposo e grintoso e misto al sibilo che fa il compressore volumetrico. È una libidine, perché qui abbiamo un cambio manuale a 6 rapporti che permette di fare cambiate estremamente precise e dirette. Upgrade molto importante che apprezzo tanto su questa macchina è l'upgrade a livello freni, perché qui il proprietario ha deciso di rimpiazzare interamente l'impianto frenante con un impianto maggiorato da 330 mm, e qui nella guida sportiva la differenza si avverte quando c'è un buon impianto frenante che ti permette di frenare in spazi molto ridotti, ma soprattutto di avere un pedale del freno che non soffre il fading. Era da tanto tempo che desideravo provare una Cooper S, ma nello specifico una R53, perché mi piace molto l'idea di avere un motore con il compressore volumetrico. Beh, non mi ha deluso affatto. E adesso chi glielo dice al proprietario che io non gliela voglio ridare sta macchina? Diciamo che probabilmente se non avessimo nel nostro paese bolli auto e assicurazioni così alte, questa macchina l'avrei comprata e l'avrei affiancata molto volentieri all'Abarth. Ma a pensare di avere un'altra macchina che non uso più di tanto e che mi costa diverse migliaia di euro all'anno anche solo per tenerla ferma, beh, diciamo che questo qui è un incentivo per farmi cambiare idea. Ed è purtroppo la triste realtà del nostro paese.
sei abituato a guidare supercar e macchinoni, non ti impressionerà più di tanto, invece no, non è vero. Perché facendo questa prova vi ho dimostrato che non c'è bisogno di spendere fior di quattrini sia per andare forte e sia per trovare il fattore divertimento. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione.